Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo progetto. Oggi realizzerò una nuova borsa molto estiva. Per farlo utilizzerò del cordino style di Maxit Abbigliamento, una coppia di manici tondi in plexiglass e l'uncinetto numero 3. Andrò a realizzare proprio questo pannello che vedete di fronte a voi. L'esecuzione è abbastanza semplice e veloce, si realizza in un attimo. Quindi prendo l'altro manico, il cordino e l'uncinetto numero 3 e posso partire. Cappietto sull'uncinetto e vado a fare la prima di 56 maglie basse, quindi avvolgo praticamente il cordino attorno al manico. Prima maglia bassa, vado a fare una seconda maglia bassa, quindi continuo così fino ad ottenere 56 maglie basse direttamente sul manico in plexiglass. Fatte le 56 maglie basse, sistemo un po' la lavorazione e giro il manico. Faccio una catenella e un giro a maglia bassa in costa fronte, prendendo solo la costina frontale, ritrovandomi così 56 maglie basse in costa fronte. Ultima maglia bassa, volto il lavoro. A questo punto inizio a lavorare il corpo della borsa. Anziché andare a lavorare 3 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta, cosa vado a fare? Non faccio la catenella, mi inserisco direttamente nella prima maglia bassa sottostante e vado a fare una maglia bassa. In questa asolina entro con l'uncinetto, prendo il filo e vado a fare un'altra maglia bassa. In questo modo avrò realizzato una prima maglia alta. Carico il filo e vado a lavorare un'altra maglia alta. Utilizzo questo metodo affinché non ci sia troppo distacco tra una maglia alta e l'altra. A questo punto procedo sempre a maglia alta fino a raggiungere 22 maglie alte lavorate. Ventiduesima maglia alta. Nella prossima, quindi nella 23esima, andrò a fare una maglia alta, una catenella e una maglia alta, sempre nello stesso punto. Carico il filo, vado nella maglia successiva, faccio la prima, faccio una catenella e un'altra maglia alta sempre nello stesso punto. Procedo lavorando 10 maglie alte. Nell'11esima andrò a lavorare nuovamente una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Una, due, tre e 10. Nel prossimo punto vado a lavorare una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Mi rimangono 22 maglie da lavorare e vado a fare 22 maglie alte e completo così il giro. Terminato anche questo giro, volto il lavoro. Non faccio le 3 catenelle che mi sostituiscono alla prima maglia alta, ma vado direttamente nella prima maglia alta sottostante, faccio una maglia bassa e in questa maglia della maglia bassa vado a lavorare un'altra maglia bassa. In questo modo ho alzato il lavoro e ho la prima maglia alta. Ne faccio altre 22. Quando arrivo nello spazio di una catenella vado a fare nuovamente l'aumento, una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Quindi questa è la prima di 23,
Lavoro altre 22 maglie alte per un totale di 23 maglie alte. Finora ho lavorato 22 maglie alte, la 23esima la lavoro proprio in questa maglia alta che non sarebbe altro che l'aumento sottostante. Ecco perché all'inizio, durante il primo giro, erano 22 e adesso sono 23, perché andrò a lavorare sempre tutte le maglie alte dell'aumento realizzato. A questo punto carico il filo e vado a fare una maglia alta nello spazio di una catenella e un'altra maglia alta nello stesso punto e ho realizzato così un altro aumento. A questo punto andrò a lavorare sia le 10 maglie alte sottostanti lavorate nel giro precedente, sia la prima maglia alta del primo aumento e la prima maglia alta del secondo aumento, quindi in totale saranno 12 maglie alte che dovrò andare a lavorare. Questa è la prima, la seconda, la terza. La 12ª maglia alta la lavoro in questa maglia alta dell'aumento sottostante. Mi ritrovo nuovamente nello spazio di una catenella e lì vado a lavorare un altro aumento. Quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta. A questo punto andrò a lavorare le 23 maglie alte che mi trovo al di sotto, quindi prima erano 22 nel giro precedente, adesso sono 23 perché andrò a lavorare anche la maglia alta sottostante dell'aumento sottostante, quindi carico il filo e lavoro la prima di 23 e continuo così fino a terminare il giro. Ripeterò questo procedimento per altri 3 giri. Ultima maglia bassa la lavoro nella seconda maglia bassa realizzata sulla prima maglia bassa, come notate è ben visibile. E tra l'altro non c'è distacco tra una maglia alta e l'altra, quindi tra le due maglie basse, l'una lavorata sopra l'altra e la maglia alta successiva. E questo sarà il risultato. A questo punto non farò altro che voltare il lavoro, realizzare sempre una maglia bassa nella maglia alta sottostante, una maglia bassa in questa maglia della maglia bassa, alzandomi così e realizzando una maglia alta, e continuerò lavorando le 24 maglie alte. Prima erano 23, ma considerando che andrò a lavorare anche la maglia alta dell'aumento sottostante saranno 24, quindi man mano lavoriamo i giri aumenteranno le maglie da lavorare sempre di una a destra e una di sinistra, 2 maglie in più invece sulla parte centrale, quindi qui non saranno più 12 ma saranno 14, la seconda maglia alta del primo aumento e la prima maglia alta del secondo aumento. Scusate un po' il gioco di parole, ma in realtà è davvero così. Quindi procederò in questo modo per questo giro che sto per lavorare e per altri 2 giri. Quindi finora sono 23 maglie alte, faccio la 24esima nella prima maglia alta dell'aumento sottostante. A questo punto vado a realizzare l'aumento composto da una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Quindi, come vedete, realizzando questo aumento ho realizzato una maglia alta in più, quindi nel prossimo giro andrò a lavorare 25 maglie alte, nel prossimo ancora 26 maglie alte. Lo stesso vale per la parte centrale. Adesso andrò a realizzare 14 maglie alte, nel giro successivo saranno 16 e nel prossimo ancora saranno 18. Stessa cosa da quest'altra parte, ovvero vale la stessa regola della parte di destra. 24 ne lavorerò qui, nel giro successivo saranno 25 e in quello successivo ancora saranno 26.
Bene, terminati i 4 giri di sole maglie alte con i rispettivi aumenti nei due angolini, andrò a realizzare degli aumenti sia da una parte che dall'altra per 2 giri, affinché la lavorazione non si imbarchi. Quindi riprendo il mio lavoro, lo giro, per come ho fatto fino ad ora, vado senza fare la catenella nella prima maglia alta e faccio una maglia bassa, mi inserisco nella maglia della maglia bassa sottostante e vado a fare un'altra maglia bassa, così c'ho la prima maglia alta, ne faccio altre 12 per un totale di 13 maglie alte. Tredicesima maglia alta. A questo punto nella 14ª vado a fare un aumento, quindi prima maglia alta, carico il filo, seconda maglia alta nello stesso punto, continuo lavorando le 13 maglie alte finché poi non arrivo di nuovo nello spazio di una catenella dove andrò a fare l'aumento. Quindi prima, seconda, terza, 13ª maglia alta. Quindi mi trovo nel primo angolo e vado a fare una maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta nello stesso punto. Ventesima maglia alta, spazio di una catenella, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Proseguo lavorando 13 maglie alte, una, due, tre, 13ª maglia alta. Nella 14ª vado a fare un aumento, quindi una maglia alta, carico il filo, un'altra maglia alta nello stesso punto. Continuo lavorando le ultime 13 maglie alte, terminando così quest'altro giro. Ultima maglia alta, la lavoro nella seconda maglia bassa lavorata sulla prima ed ecco qua. Come notate, la lavorazione risulta abbastanza piatta e non si è imbarcata grazie a questi due aumenti sia a destra che a sinistra. Adesso nel prossimo giro farò esattamente la stessa cosa, però anziché andare a lavorare 13 maglie alte ne lavoro 14 e nella 15ª andrò a fare un aumento. Quindi volto il lavoro, inizio sempre lavorando una maglia bassa nell'asticina della maglia bassa sottostante, mi alzo e vado a fare le mie 14 maglie alte e ho fatto le mie 14 maglie alte. L'aumento lo andrò a fare nella seconda maglia alta del primo aumento, quindi carico il filo e nello stesso punto lavoro 2 maglie alte, una e due. A questo punto vado a lavorare le 14 maglie alte che mi rimangono. Non appena arrivo nell'archetto, quindi nello spazio di una catenella, vado a lavorare il solito aumento che me lo porterò fino alla fine, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Procedo con le maglie alte che mi ritrovo sulla base, dopodiché, dopo aver lavorato il secondo aumento di una maglia alta, una catenella e una maglia alta, andrò a contare 14 maglie alte, nella 15ª andrò a lavorare un aumento, dopodiché termino con 14 maglie alte. Tutto qui, quindi farò questa operazione e ci vediamo direttamente al giro successivo, perché comunque il procedimento è lo stesso. Bene, ho terminato anche quest'ultimo giro, siamo quasi alla fine di questo lavoro, come avete visto è velocissimo. Inizierò il prossimo giro, quindi volto il lavoro. Questa volta vado a fare una diminuzione.
Quindi entro nella prima maglia alta sottostante, prendo il filo e faccio una maglia bassa, un'altra maglia bassa nella stanghettina sottostante, però non chiudo le due asole perché andrò a fare una diminuzione. Quindi carico nuovamente il filo, vado nella maglia alta successiva, prendo il filo, 4 asole sull'uncinetto, chiudo le prime due, a questo punto ne ho 3, le chiudo tutte insieme facendo così una diminuzione. Questa diminuzione la farò sia ad inizio giro che a fine giro, ovviamente lì farò 2 maglie alte chiuse insieme. Tutto il resto della lavorazione rimarrà invariata. Nel giro successivo invece andrò a lavorare tutte le maglie per come si presentano, senza aumenti né diminuzioni. Sono quasi al termine del giro, quindi carico il filo, vado nella penultima maglia alta, prendo il filo, chiudo solo le prime 2 asole, ricarico il filo, vado nell'ultima maglia, prendo il filo, chiudo le prime 2, ho 3 asole sull'uncinetto, le chiudo tutte insieme, ho fatto così l'ultima diminuzione, proprio come all'inizio ne ho fatta una e una alla fine. Adesso volto il lavoro, faccio una maglia bassa, una maglia bassa sulla maglia bassa sottostante e quindi vado a lavorare una maglia alta per ogni maglia alta sottostante. Continuerò così per questo giro, terminerò con una maglia alta nell'ultima diminuzione, dopodiché nel prossimo giro non farò altro che lavorare un'altra diminuzione ad inizio e un'altra diminuzione a fine giro. Nel giro successivo ancora andrò a lavorare le maglie alte così come si presentano, proprio come sto facendo adesso. Fatti questi 2 altri giri, il pannello all'uncinetto sarà così pronto. Sicuramente non vi mostrerò questo passaggio perché il procedimento è sempre lo stesso, andrò a ripetere questo penultimo e ultimo giro che state vedendo adesso. Perfetto, ho terminato anche il secondo pannello, quindi il primo e il secondo. A questo punto potrei benissimo andare a cucire i 2 pezzi semplicemente a maglia bassissima, a maglia bassa o con qualche altro punto per definire anche il bordo. Però l'idea di avere una borsa completamente piatta non mi fa impazzire, quindi voglio dare alla mia borsa un minimo di profondità. Andrò a realizzare semplicemente un giro borsa, una fascia che misuri almeno 72 cm e poi andrò a cucire i 2 pezzi al giro borsa. Comunque vado a realizzare questo giro borsa, lo farò semplicemente a maglia alta per come ho realizzato i 2 pannelli fronte e retro, così il lavoro si alzerà molto velocemente. Ovviamente lascerò un bel po' di cordino, quindi lo taglierò un po' più lungo così poi potrò cucire un pezzo di giro borsa. Poi l'altro pezzo lo lascerò direttamente sulla fascia. Bene, a questo punto posso andare a realizzare il giro borsa. Penso di lavorare un 5 catenelle più una che mi servirà per voltare il lavoro, in questo modo otterrò un 4 cm che non sarà altro che la profondità della borsa. Ovviamente quando farò il giro in maglia bassa per definire il contorno del giro borsa recupererò almeno altri 2 cm, quindi su per giù il giro borsa avrà una profondità di 6 cm comunque. Intanto faccio le 6 catenelle, 6, poi vado a fare le solite maglie basse fino ad ottenere 5 maglie basse, le faccio sempre nella costina interna, a questo punto mi inserisco nella prima maglia bassa e mi alzo a maglia alta lavorando sempre una maglia bassa su una maglia bassa sottostante e procedo a maglia alta. In questo modo raggiungerò velocemente i 72 cm che mi occorrono. E di nuovo volto il lavoro, una maglia bassa all'interno della maglia bassa e 4 maglie alte e 4. Come vedete, lavorando una maglia bassa su una maglia bassa, come vi dicevo anche poco fa, riesco ad individuare meglio la maglia, la prendo tutta per intero e non prendo soltanto la catenella, quindi non dilato affatto la lavorazione, anzi rimane abbastanza compatta ed omogenea, come vedete.
Ok, quindi io procederò così per tutti i giri successivi. Più o meno dovrò raggiungere 72 cm, comunque vi indicherò qui da qualche parte il tutto. Dopodiché andrò a fare il giro a maglia bassa per definire il contorno. A quel punto sarò pronta per andare a cucire questo giro borsa ai due pannelli. La borsa sarà così pronta. Bene, ho quasi completato il giro borsa, in totale ho lavorato 52 giri a maglia alta, velocemente ho alzato il lavoro, come vedete in un batter d'occhio, ho raggiunto 70 cm, quindi non 72 perché adesso vado a fare il giro a maglia bassa per definire il contorno, quindi raggiungerò sicuramente 72 cm col giro a maglia bassa qui e lì, quindi vado a definire, volto il lavoro, vado a fare una maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante. Una catenella per formare l'angolo e poi continuo a maglia bassa per definire tutto il contorno. Continuerò così per tutto il lato più lungo. Non appena arrivo all'angolo faccio una catenella e continuo sul lato più corto, catenella e continuo sul lato più lungo, dopodiché lascerò il cordino un po' più lungo, così potrò cucire direttamente questo giro borsa a uno dei due pannelli all'uncinetto. Nell'ultima maglia qui andrò a sostituire la catenella con un'asola di chiusura e chiuderò nella prima maglia bassa, quindi procederò così, ci vediamo direttamente per il montaggio dei due pannelli al giro borsa. Bene, come vedete la fascia l'ho completata e già ho cucito il primo pannello all'uncinetto a uno dei due laterali della fascia. Come già vedete ho imbastito grossolanamente sia il primo punto di entrambi i pezzi che uno dei due angoli, quindi bloccando con del cordino la catenella dell'angolo del pannello all'uncinetto con una maglia qualsiasi del giro borsa. A questo punto sono pronta per cucire e come faccio di solito vado a cucire semplicemente a zig zag prendendo entrambe le asole. Una volta bloccato bene il cordino che ho lasciato precedentemente sul pannello all'uncinetto, entro direttamente nella maglia dell'angolo, quindi la catenella. E faccio una cucitura di rinforzo. Bene, a questo punto posso procedere nel cucire il tutto, quindi entro nella seconda maglia disponibile, in quella che ho di fronte, e procedo. Sono arrivata nella catenella dell'angolo del pannello all'uncinetto. Bene, quindi prendo la maglia del giro borsa e anche la catenella del pannello all'uncinetto, quindi la prendo tutta per intero, entrambe le due asole, quindi non entro con l'ago all'interno dello spazio tra le due maglie alte, ma prendo proprio la catenella e continuo. Quindi continuerò così per tutto il giro, stessa cosa farò in questo angolo, poi andrò a cucire le ultime due maglie, farò un altro giro di cucitura per rinforzare il tutto e andrò a nascondere il cordino in eccesso e la borsa sarà così pronta. Quindi io continuo, vado avanti, sono dei passaggi che abbiamo visto tante volte, ci vediamo direttamente a fine video per mostrarvi il risultato finale della borsa. Bene, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Questo qui è il risultato. Come vedete ho applicato degli accessori in più, queste pietre gialle che vedete sulla borsa. Ovviamente è possibile personalizzarla con tutto ciò che si ha a disposizione, con delle conchiglie, con dei pompon che per adesso vanno molto di moda, con delle pietre, insomma ci si può sbizzarrire. Come avete visto l'esecuzione è abbastanza semplice e veloce. La borsa si presenta abbastanza
abbastanza comoda, pratica e capiente, soprattutto super leggera, misura all'incirca 54-55 cm per 33 cm in altezza, ovviamente compresi i manici, quindi è possibile indossarla sia per una passeggiata estiva che per il mare. Come vi dicevo prima, ho utilizzato il cordino style di Maxit Abbigliamento nella variante verde smeraldo. Ho utilizzato all'incirca 300 grammi di cordino, questo è quello che mi è avanzato, quindi all'incirca sono 200 grammi, e vorrei proprio realizzare un accessorio da abbinare a questa borsa. Per farlo, oltre ad utilizzare il cordino, vorrei utilizzare anche questa click clack che ho preso sempre da Maxit Abbigliamento. È una click clack in plastica che misura 8 cm e mezzo, e vorrei andare a realizzare una base in plexiglass proprio come i manici, dello stesso colore. Fatemi sapere se siete interessate a vedere questo video sulla click clack, fatemelo sapere nei commenti qui sotto e io ovviamente ve lo mostrerò e la realizzerò insieme a voi. Come sempre vi invito a seguirmi sui miei social, dove pubblico sempre l'anteprima di ogni mia creazione. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti gli altri super tutorial e attivate anche la campanellina, in questo modo riceverete direttamente sul vostro smartphone la notifica. Vi ringrazio per essere state anche quest'oggi insieme a me, io vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, un bacino a tutti!